Benvenuto in Esercita l'italiano con le storie. Sei pronto a esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iniziamo. C'era una volta un uomo povero che non riusciva più a prendersi cura del suo unico figlio. Il figlio disse: «Caro padre, le cose sono così brutte per noi che sono un peso per te. Preferirei andarmene e trovare un modo per guadagnarmi da vivere». Il padre, colmo di tristezza, gli diede la sua benedizione e si congedò. In quel periodo, il re di un potente regno era in guerra e il giovane si unì all'esercito del re per combattere. Quando affrontò il nemico, iniziò una battaglia feroce e c'era grande pericolo. Le pallottole piovevano e molti dei suoi compagni caddero. Quando anche il loro comandante fu ucciso, i soldati rimasti stavano per fuggire. Ma il giovane si fece avanti, parlò con coraggio e gridò: «Non lasceremo che la nostra patria venga distrutta». Gli altri lo seguirono e lui li guidò alla vittoria contro il nemico. Quando il re apprese che era stato lui a ottenere la vittoria, lo onorò sopra tutti gli altri, gli diede grandi tesori e lo nominò l'uomo di rango più alto del regno. Il re aveva una bellissima figlia, ma era anche molto particolare. Aveva promesso che non avrebbe sposato nessuno che non accettasse di essere sepolto vivo con lei nel caso fosse morta per prima. «Se mi ama davvero», disse, «che senso avrebbe la vita per lui dopo? Avrebbe fatto lo stesso. Se fosse morta per prima, lei sarebbe andata nella tomba con lui». Questa strana promessa spaventò tutti i pretendenti, ma il giovane fu così attratto dalla sua bellezza che non si preoccupò. Chiese la mano al padre. «Ma sai cosa devi promettere?» domandò il re. «Devo essere sepolto con lei», rispose. «Il mio amore è così grande che non mi spaventa il pericolo». Il re acconsentì e celebrarono un grande matrimonio. Per un po' vissero felici insieme. Ma poi la giovane regina si ammalò gravemente e nessun medico poté salvarla. Mentre giaceva morta, il giovane re ricordò la sua promessa e fu terrorizzato al pensiero di essere sepolto vivo con lei. Non c'era modo di scappare. Il re aveva messo delle guardie a tutte le porte, quindi non poteva evitare il suo destino. Quando arrivò il giorno della sepoltura, fu portato nella tomba reale con lei e la porta fu chiusa e bloccata. Vicino alla bara c'era un tavolo con 4 candele, 4 pagnotte di pane e 4 bottiglie di vino. Quando quel cibo finì, sarebbe morto di fame. Si sedette lì nel dolore e nella tristezza, mangiando solo un piccolo pezzo di pane e bevendo un po' di vino ogni giorno, mentre sapeva che la morte si avvicinava. Mentre era seduto, vide un serpente strisciare fuori da un angolo della tomba e avvicinarsi al corpo morto. Quando pensò che stesse per morderla, estrasse la sua spada e disse: «Finché vivo, non la toccherai». Tagliò il serpente in 3 pezzi. Dopo un po', un secondo serpente uscì e, vedendo il primo morto, tornò indietro. Ma tornò presto con 3 foglie verdi in bocca. Il secondo serpente rimise insieme i pezzi e posò una foglia su ogni ferita. All'improvviso il serpente si curò e tornò in vita, e entrambi i serpenti si allontanarono in fretta. Le foglie rimasero a terra, e il giovane re si chiese se questo potere magico potesse aiutare anche un essere umano. Raccolse le foglie e ne posò una sulla bocca della moglie morta e le altre 2 sui suoi occhi. Non appena lo fece, il suo sangue cominciò a fluire di nuovo, colorando il suo viso pallido. Lei respirò, aprì gli occhi e disse: «Oh Dio, dove sono?» «Sei con me, cara moglie», rispose, e le spiegò tutto ciò che era accaduto e come l'aveva riportata in vita. Le diede un po' di vino e pane,
e quando lei riprese le forze, andarono verso la porta e bussarono, chiamando a voce alta affinché le guardie non li sentirono e lo riferirono al re. Il re scese di persona, aprì la porta e trovò entrambi vivi e in salute, rallegrandosi che tutta la loro sofferenza fosse finita. Il giovane re prese poi le 3 foglie di serpente con sé. Le diede a un servitore e disse: «Prenditi cura di queste per me e portale sempre con te. Chissà quando potrebbero tornare utili». Tuttavia, dopo essere tornata in vita, sembrava che ogni amore per il marito fosse svanito dal cuore della regina. Più tardi, quando il giovane re desiderò attraversare il mare per visitare suo padre, e si imbarcarono su una nave, lei dimenticò il grande amore e la fedeltà che lui le aveva dimostrato, che le avevano salvato la vita, e cominciò a provare sentimenti malvagi per il capitano della nave. Una notte, mentre il giovane re dormiva, chiamò il capitano, afferrò il marito per la testa, e il capitano lo prese per i piedi. Insieme lo gettarono in mare. Dopo aver compiuto questo orribile atto, disse: «Ora torniamo a casa e diciamo che è morto durante il viaggio. Ti loderò tanto presso mio padre che ci sposerà e ti farà suo erede». Ma un servitore fedele che aveva visto tutto quello che avevano fatto, senza essere notato, slacciò una piccola barca dalla nave, vi salì e seguì il suo padrone, lasciando che i traditori salpino. Tirò il corpo del giovane re dall'acqua e, con l'aiuto delle 3 foglie di serpente che portava, le posò sugli occhi e sulla bocca del re, e con gratitudine lo riportò in vita. Entrambi remavano con tutte le loro forze giorno e notte e la loro piccola barca si muoveva così veloce che raggiunsero il vecchio re prima degli altri. Fu sorpreso di vederli arrivare soli e chiese cosa fosse successo. Quando apprese della malvagità di sua figlia, disse: «Non posso credere che abbia fatto qualcosa di così terribile, ma la verità verrà a galla presto». Ordinò loro di andare in una stanza segreta e nascondersi da tutti. Poco dopo, la grande nave arrivò e la donna ingannevole si presentò davanti a suo padre con un volto preoccupato. Lui le chiese: «Perché sei tornata sola? Dov'è tuo marito?» «Oh, caro padre», rispose, «torno con grande tristezza. Durante il viaggio mio marito si è ammalato all'improvviso ed è morto, e se il buon capitano non mi avesse aiutato, sarei stata nei guai». Era lì quando è morto e può dirti tutto. Il re disse: «Riporterò in vita i morti», e aprì la stanza segreta chiamando i 2 a venire fuori. Quando la donna vide suo marito vivo, rimase scioccata e si inginocchiò implorando pietà. Il re dichiarò: «Non c'è pietà. Lui era pronto a morire con te e ti ha riportata in vita, ma tu lo hai ucciso nel sonno. Riceverai la punizione che meriti». Poi lei e il suo complice furono messi in una nave piena di buchi e inviati in mare, dove presto affondarono sotto le onde. Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per non perdere nessuna delle nostre storie gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video!